sento un uomo fortunato, perché il mio lavoro di compositore, oltre a farmi girare il mondo e a farmi incontrare persone che vengono ad ascoltare la musica, mi permette di confrontarmi. E spesso queste persone sono amanti della musica, o musicisti, oppure gente specializzata, altri compositori. Non ho però la fortuna di stare di fronte a un pubblico come voi, ricco di diversità, per cui non nascondo che mi sento giustamente emozionato. Però sono qui ora con voi e qualcosa devo fare. Per cui partirei subito con una domanda. La creatività, intesa come moto esclusivamente umano, non sempre produce artisti. Perché? Per poter intraprendere un percorso artistico, oltre al talento, e qui non c'è dubbio, oltre allo studio e all'esperienza, necessita anche di un atto di coscienza. Coscienza intesa come consapevolezza, la consapevolezza che un gesto o un'azione provoca un'emozione. Infatti, se ci confrontiamo con gli animali, capiamo subito che loro utilizzano la loro intelligenza e il loro istinto per colmare i loro bisogni primari. Mangiare, riprodursi, giustamente, rifugio. Difficilmente però possiamo dire che il loro livello di coscienza sia così alto da potergli permettere di fare un'opera d'arte, altrimenti significherebbe che il loro livello evolutivo è paritario quantomeno a quello dell'essere umano. Manca ancora un gradino per fare la differenza, e quella differenza, cioè l'arte, per il momento riusciamo a farla solo noi. Ma che cosa significa per l'essere umano andare in uno stato artistico? C'è forse bisogno di un momento di perdizione di se stessi, di delirio artistico, o meglio poetico. Platone diceva che il delirio poetico è ispirato dalle muse. Chi arriva alle soglie della poesia senza il delirio delle muse, convinto che la sola abilità lo renda poeta, sarà un poeta incompiuto e la poesia del savio sarà offuscata da quella dei poeti in delirio. Non è per la loro arte che i poeti compongono le opere, ma per il Dio che si impossessa di loro. E si possono poetare se ispirati e invasati dalla divinità, che fa loro superare l'intelletto e la tecnica poetica e fa loro attingere alla sfera dell'irrazionalità lirica. Irrazionalità lirica, due parole in completa contrapposizione. L'irrazionalità è qualcosa di fugace, istantaneo, buttato lì, non pensato. La lirica è una forma, un contenitore, un pensiero. Platone ci suggerisce forse che il delirio delle muse sia un modo per dimenticare ciò che abbiamo studiato, imparato e andare oltre? Come si può essere liricamente irrazionali? Può essere che il delirio artistico sia un modo per tornare ad uno stato animale? Fra parentesi, vi siete mai sentiti osservati e voltandovi di scatto avete visto qualcuno che vi osservava? Questo può essere uno stato animale. Ricapitolando, può essere che il delirio artistico sia un modo per tornare ad uno stato animale per colmare un bisogno primario? Cioè aggiungere a quella lista di bisogni primari qualcosa che può fare la differenza tra essere animali e esseri umani, in senso emotivo. Cioè, provare dei sentimenti che vanno oltre il dovuto, per raggiungere qualcosa che può fare la differenza, l'arte. Esempio, emozionarsi di fronte a un suono, emozionarsi di fronte a un colore. A quanti di noi è successo? Questa necessità, questo bisogno, è qualcosa a cui l'uomo non può più fare a meno. La bellezza dell'arte è una sorta di sesto senso che è proprio dell'essere senziente, cioè dell'essere che pensa, che è consapevole.
Avete mai dimenticato la pentola sul fuoco o siete passati con il rosso perché rapiti da un'idea? Alzate le mani, non abbiate paura, ci sono solo 300.000 telecamere, vi vedo mezzo mondo. Mi fa piacere, anch'io l'ho fatto e come ho detto all'inizio non pensavo di stare di fronte a un pubblico come voi, potenziali piromani, ma va bene così. Vi è mai capitato di osservare una vostra poesia o un vostro dipinto e dire ma l'ho fatto io? Vi hanno già scoperto, quindi alzate le mani un'altra volta se volete. Grazie professor Berrino, molto gentile. Dove eravate in quel momento? Cosa eravate in quel momento? Può essere che in quel momento si sia raggiunto uno stato animale, uno stato primario, con tutti i sensi accesi, pronti a carpire ogni singola emozione, ogni singola intuizione, per trasformare un'idea in un percorso artistico. Questo trance artistico è quello che fa la differenza. L'intuizione divina, l'irrazionalità lirica di cui il buon Platone parlava, è forse un modo per tornare ad uno stato animale, ma con coscienza? La parola cosciente, in latino, consciens entis, significa essere consapevole. A me andrebbe ora di fare un piccolo gioco con voi per vedere se riusciamo ad avere una coscienza di massa, per quanto questa massa è circoscritta a questa chiesa. Mi piacerebbe fare un esperimento ascoltando i suoni intorno a noi. Ed ora, ascoltiamo i suoni dentro di noi. Per essere un artista e soddisfare il bisogno dell'arte, bisogna avere il coraggio di lasciarsi andare ai sensi animali, ovviamente con coscienza. Ma lasciarsi andare ai sensi animali, questa profondità, ci porta in alto e ci permette di ampliare la nostra sensibilità. Ovviamente per fare tutto ciò bisogna sorpassare un limite, che a volte comporta anche dei rischi. Ma con coraggio, se ci si lascia andare in acque sconosciute, si può intravedere una nuova realtà, per poi tornare al molo. Sant'Agostino diceva che il presente è tra due punti, il passato, ovvero la memoria, il futuro, ovvero l'infinito avvenire. Entrambi i punti non esistono. Per cui cos'è il presente? Il presente è un'intuizione. Per noi artisti, questo viaggio onirico vive dei nostri sogni, vive dell'introspezione, vive della ricerca tutti i giorni, dell'intuizione. Bisogna lasciarsi andare ai sensi animali per poterli dominare con l'intelletto. In questo modo noi possiamo ampliare la nostra visione e vedere il mondo dei sogni che prende forma. Tutti potenzialmente siamo artisti, ma quanti di noi si alzano la notte perché rapiti da un'intuizione? Per fare le cose bisogna farle. Infatti si dice che l'arte ci renda liberi, ma liberi da che cosa? Diceva Mafalda in una vignetta che avevo letto qualche tempo fa da qualche parte. Personalmente penso che l'arte ci renda liberi dalle sovrastrutture che la vita ci mette davanti tutti i giorni. Penso che ci renda liberi e ci rende sensibili, cioè con tutti i sensi accesi, come gli animali. Infatti vi racconterò un fatto personale. Mi trovavo a Malta, ero in vacanza, quindi rilassato. Era una mattina molto presto, ero in dormiveglia,
E a un certo punto sono saltato sul letto, perché avevo trovato la parola giusta. Taci.